Avete presente la classica immagine della vecchietta al volante che sta tutta così col volante vicino alla faccia, che quando la vediamo fa morire da ridere, no? Mentre invece noi stiamo belli sdraiati comodi, col volante a questa distanza. Ecco, e se vi dicessi che in realtà la posizione di guida della vecchietta è più vicina alla posizione corretta, ci credereste? Nel video di oggi analizzeremo proprio questo, ovvero qual è la corretta posizione di guida in auto, sia su strada sia su pista, e vedremo insieme come fare per trovare la posizione ideale. La posizione di guida, che è una di quelle cose a cui erroneamente spesso non si dà peso, in realtà è una delle cose più importanti, che ad esempio per un pilota può fare la differenza tra la vittoria o la sconfitta. E nelle auto da corsa si passa davvero tanto tempo a trovare la giusta regolazione del sedile, al punto che ad esempio nelle auto da corsa formula, come avete visto nella serie Racing is Life, il sedile viene costruito su misura per il pilota. Ora, la posizione di guida deve avere due caratteristiche fondamentali: deve essere comoda e sicura. Deve essere comoda perché deve prevenire eventuali dolori e fastidi che a lungo termine possono essere dannosi per la salute, e deve essere sicura in quanto deve permetterci il massimo controllo del veicolo. Ok, ma quindi come si trova la posizione corretta? Lo vediamo insieme. La prima cosa da fare è regolare il sedile avanti e indietro per trovare la giusta posizione delle gambe. E qual è la giusta posizione delle gambe? Bisogna trovare la giusta distanza in modo da riuscire a schiacciare completamente i pedali senza arrivare ad avere la gamba distesa. Questo per due motivi. Se noi ogni volta che cerchiamo il freno dobbiamo andare ad allungarci per schiacciarlo, dopo un tot di ore di guida ci verrà mal di schiena. Inoltre, in caso di incidente, noi in genere la cosa che stiamo facendo prima di schiantarci è inchiodare. Quindi noi stiamo schiacciando con tutta la forza che abbiamo il pedale del freno. Se noi per schiacciare il pedale del freno abbiamo la gamba distesa, succede che quando picchiamo il contraccolpo ci spezzerà le ossa della gamba, quindi caviglia, tibia, perone, femore, bacino, eccetera eccetera. Se noi invece il pedale del freno lo stiamo schiacciando e abbiamo la gamba piegata, il contraccolpo dell'incidente verrà assorbito dai muscoli. Quindi fondamentalmente quello che dobbiamo fare è avvicinarci, ma non dobbiamo avvicinarci troppo, perché se noi ci avviciniamo troppo abbiamo le gambe che vanno a ostacolare il movimento del volante. Quindi la cosa migliore da fare è questa: accendiamo la macchina in modo da avere il pedale del freno che diventa morbido e troviamo la giusta distanza che ci consenta di schiacciare il pedale del freno fino in fondo con il bacino bene appoggiato contro lo schienale senza arrivare ad avere la gamba distesa, ma allo stesso tempo non essere troppo vicini da avere le gambe che ci ostacolano quando giriamo il volante. Perfetto, quindi abbiamo appena trovato la regolazione in avanti e indietro. Ora che l'abbiamo trovata dobbiamo regolare l'altezza del sedile per quelle macchine che hanno l'altezza regolabile. Quindi dobbiamo tirare su e giù il sedile finché non troviamo la giusta altezza che ci consente di non toccare il tetto e allo stesso tempo di vedere la strada. Una volta trovata la regolazione in avanti e in alto, procediamo a regolare il volante. Assicuriamoci quindi di non avere un volante troppo basso, che quando lo andiamo a girare tocca con le gambe, di non avere un volante troppo lontano, che quindi non riusciamo ad andare a prenderlo con le braccia, e di non avere magari un volante troppo alto, in modo che ce lo troviamo qui. Tendenzialmente, per le persone alte come me, il volante si tende a tirarlo tutto fuori, perché avendo le gambe lunghe dobbiamo stare un po' indietro col sedile, e ad alzarlo, sempre perché avendo le gambe lunghe, come vedete, ho le ginocchia abbastanza alte, quindi alzandolo evito che girandolo vada a toccare sulle gambe. E il motivo per cui comunque è sempre meglio estrarlo il volante lo vediamo adesso, e riguarda la regolazione dello schienale. Ora, lo schienale determina quanto noi ci avviciniamo al volante. Tendenzialmente lo schienale non va tenuto sdraiato, ma si tiene quasi verticale, diciamo tra 95 e 110 gradi, in modo da portarci vicini al volante. Perché? Vi dico i due motivi principali. Il primo motivo riguarda il volante. Ora, se noi stiamo sdraiati, succede che siamo troppo lontani dal volante. Succede quindi che quando dobbiamo sterzare, la mano si stacca dal volante. Non riusciamo più a prendere il volante, quindi per prendere il volante dobbiamo alzarci, andare in avanti col busto. Cosa succede però? Che se stiamo facendo una manovra di emergenza, le cinture si bloccano, ci tengono bloccati giù e noi non riusciamo a prendere il volante, quindi non abbiamo più il controllo del mezzo. Quindi quando vedete quelli che guidano col braccio così bello teso sopra il volante, hanno completamente sbagliato posizione. Il secondo motivo riguarda il poggiatesta. Vi siete mai chiesti a cosa serva questo? Questo non serve per stare comodi mentre si guida, perché se ci pensate bene nessuno appoggia mai la testa quando sta guidando. Questo serve perché in caso di incidente, come potete vedere da questi video del crash test, evita che la nostra testa vada indietro spezzandoci il collo. Quindi se noi abbiamo il sedile troppo sdraiato,
il poggiatesta diventa inutile. Quindi per trovare la posizione giusta dello schienale noi tendiamo il braccio e alziamo lo schienale finché non arriviamo a mettere il polso sopra il volante, non davanti, ma sopra. In questo modo noi siamo sicuri che anche quando le cinture si tendono e quindi ci tengono incollati contro lo schienale, noi non perderemo mai il contatto col volante. E questa sarà la nostra posizione corretta, una posizione in cui quando teniamo il volante non abbiamo le mani tese in avanti, ma abbiamo le braccia un po' piegate. E vedete che così sembreremo un po' simili alla vecchietta che sta tutta addosso al volante, ma in questo modo noi avremo il controllo totale del mezzo, avremo una posizione sicura e non ci stanchiamo. E se non ci credete, guardate le posizioni di guida che hanno i piloti delle auto da corsa, sono addosso al volante. Questi dunque sono gli step da seguire per trovare la giusta posizione di guida, e questo non si applica soltanto nella guida sportiva in pista, ma si applica anche nella guida di tutti i giorni. Io con questa posizione posso stare in macchina 8 ore che, a parte il male al sedere, non ho alcun tipo di dolore. Una volta fatte quindi queste regolazioni di base, potete procedere con i tocchi di filo in modo da trovare la posizione che più si adatta alla vostra guida. Bene, come sempre grazie per aver visto questo video tutorial. Se non siete ancora iscritti al canale, mi raccomando, iscrivetevi perché sto finendo di preparare una serie di video sulla guida sportiva in auto. Quindi frenata, ingresso curva, accelerazione, traiettorie. Non solo per chi guida in pista nella realtà, ma anche sui simulatori di guida. Quindi, se siete già iscritti, bravi. Se non siete ancora iscritti, cliccate sul tastino iscriviti e attivate la campanella. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!